Sei pronto? A fare che? A giocare alle corse. Ma come parli? Di che parliamo? Formula 1, rally, che cos'è? Macchine. Vabbè, ho capito, sei un ignorante, ma che cos'hai in mano? È un gamepad, che cos'è? E perché non uno zucchero filato, già che ci sei? Perché mi si attacca tutto alle mani. Uno sterzo, ci vuole uno sterzo, altrimenti dove sta sta simulazione? Ma perché quando giochi ad arma c'è in mano un fucile? Stai zitto e compra un costosissimo sterzo con pedaliera su Amazon, link in descrizione. E il cambio? Il budget di questa scenetta non lo consente e per culare i fanatici è divertente solo fino a un certo punto. Comunque, su Amazon poi C'hai la fissa di Amazon. voglio comprarne un cambio. Ve l'aspettavate una bella intro come ai vecchi tempi? Carica di nostalgia, carica di creatività. Comunque bentornati sul nostro canale che è... Quelli due sul sigla! Comunque, bentornati, oggi si parla di giochi simulativi, l'avete capito dalla intro, avete capito che noi con i giochi simulativi, soprattutto se ci conoscete da tanto tempo, abbiamo un po' il dentino avvelenato, perlomeno. Con alcuni... Con alcuni abbiamo un po' il dentino avvelenato, perché? Perché ci arriviamo all'interno del video. Un gioco simulativo è un gioco, come dice il nome stesso, che simula la realtà. Esiste anche nella realtà la simulazione, tu puoi simulare qualcosa, cioè tipo un giocatore che simula il fallo, in realtà lui è una donna, però si pianta una banana nei pantaloni per simulare un fallo. E allora a questo punto in un gioco a cosa può servire la simulazione? A provare con mano una cosa che magari non si riesce a fare, come prendere una macchina da 700.000 euro e affittare una pista che magari costerebbe 10.000 euro all'ora, faccio per dire, ok? Quindi tu simuli la realtà. Ed è bello simulare la realtà. Certe volte. Prendete la GT Academy, non tutti lo sanno, ma Gran Turismo ha creato un'accademia già da diversi anni, questi ragazzi che si allenano nelle piste virtuali per poi andare veramente in pista. E sono bravi! E ci sono alcuni di loro che sono diventati piloti. Quindi va bene, cioè noi siamo d'accordo che un gioco che simula bene la realtà possa dare grandi emozioni e possa regalare di fatto anche una competenza. Cioè esistono, non sono videogame ovviamente, ma esistono anche dei simulatori di volo. Io ho fatto 2 video dedicati ai simulatori con un pilota che poi è Voki. Andateveli a rivedere perché sono interessanti. Il simulatore stava su 250.000 euro e simulava sì la realtà, però non ti dava ore di volo. Ci sono simulatori che costano dai 500 al 1.000.000 di euro che ti permettono addirittura di accumulare ore di volo, talmente sono realistici, talmente simulano bene la realtà. La prima pecca per noi del mondo dei videogame simulativi, non dei simulatori, ma dei videogame simulativi, attenzione, bisogna fare una distinzione, è che spesso e volentieri costa un filino troppo. Facciamo l'esempio del gioco di guida perché è quello più pratico. Ok, adesso ho tutto, posso giocare? Subito così, e la simulazione allora? C'ho il casco, c'ho il volante! No, volante, sterzo, si chiama sterzo, devi usare i termini tecnici! Sterzo. E allora speriamo che si rompa presto, che ti devo dire? Perché con quello che l'hai pagato? Perché lo sterzo è bello quando dura poco. Fai meno il cretino e sii più simulativo, forza! Adesso ti accendo il ventilatore, così simuliamo il vento, no? Ad alta velocità, così. Non è un po' eccessivo, scusa, Eccessivo? No, anzi, adesso ti simulo pure gli insetti che per la velocità sbattono contro il casco mentre corri, in questo modo, vedi? Mamma mia. Per giocare bene a un gioco di guida ti tocca usare lo sterzo fatto bene, un bel cambio, una bella pedaliera, una sedia adeguata che ti consenta di stare nella giusta postura e soprattutto una postazione che sia fissa così, perché staccare tutte queste cose ogni volta diventa un'operazione di 10 minuti ogni volta che avete voglia di fare una partita, quindi probabilmente anche un PC dedicato ai giochi di corse. E scusate se è poco, si va molto più su della realtà virtuale come costo. Certo, poi se volete farlo entry level, allora vi basterà prendere uno sterzo, una pedaliera così all'acqua di rose che vi costa intorno ai 150 euro, ma se volete uno sterzo col feedback dove sentite davvero la forza, dove sentite l'attrito dei pneumatici sull'asfalto, dove magari volete un feedback anche della sedia oppure dell'accrocchio che ci avete intorno, siamo nell'ordine dei 10.000 euro. Noi li abbiamo provati in fiera questi, cioè non ce li abbiamo ovviamente, però li abbiamo provati in fiera. Bisogna dire che l'effetto è meraviglioso. Addirittura abbiamo provato anche in realtà virtuale un simulatore di questo tipo.
ovviamente pure lì ti prende una stanza una roba del genere. Però quanto a simulazione, sì, sicuramente ci siamo. Quindi non siamo contro il simulativo, però è una realtà il fatto che alcuni giochi simulativi costino veramente molto. Cos'è che ci sta sulle palle? Perché voi quello volete dire. Cos'è che ci sta sulle palle dei videogame simulativi? A volte si pecca di voler complicare troppo la situazione. Sono giochi che partono con il presupposto di essere complicati. Cioè proprio ti vengono sbattuti in faccia come dai forza, prova a giocare. Dai, vediamo se riesci a entrare almeno in partita. No, che non ce la fai. Cioè se tu scarichi un qualsiasi simulator, che non sia un Goat Simulator, uno Scarrafone Simulator, quei giochi di merda che stanno uscendo in questo periodo, un simulatore vero, anche Farming Simulator, ti passa la voglia. Perché sono giochi intrisi di parametri, proprio imbottiti di parametri, e la giocabilità di questi giochi è sempre l'ultimo fattore. Proprio chi si preoccupa di creare questi giochi, giocabilità, nella scala di valori è in culo. Sì, ho vinto! Favorisca i documenti? Che? I documenti, patente, il libretto e la tessera di GameStop, forza. Ma perché sei vestito così? È la mia divisa, sono un pubblico ufficiale e tu stavi correndo un po' troppo. Ma ero in pista, è normale che corressi, ho pure vinto. Sì, va bene, sono 170 euro per guida pericolosa, concilia? Ma concilio un cazzo, sta storia della simulazione t'ha preso proprio la mano a te. A questo punto aggiungiamo resistenza all'arresto e guida in stato di ebbrezza. Ma se ho bevuto solo un succo di prugna a colazione, quale ebbrezza? Ma è tutto così complicato. È fastidioso. Arma 3, per esempio, cioè per mirare devi doppio cliccare 2 volte per metterti in puntamento. Ed è complicato anche salire sopra una vettura. Cioè un tasto per salire sui veicoli e un tasto per scendere. Ma quando mai? Oppure c'è un sasso, ok? Non una montagna, un sasso. Noi giochiamo a Soft Air, ok? Abbiamo tenuto in mano delle armi realistiche nel peso, ok? E siamo andati in giro vestiti da soldati nei boschi. Bene, noi riuscivamo a scavalcare un muretto facilmente, con un singolo gesto, e un soldato addestrato è una cosa che la fa senza problemi. Perché in arma tu stai sulla carrozzina, tu combatti su una carrozzina, perché tu sono tutte barriere architettoniche, tu non ti puoi muovere. Però ci siamo messi a parlare anche con persone che sono patiti di Arma 3 e non c'era verso di fargli capire il nostro punto di vista. Ma è simulativo. Che cazzo significa? Io nella vita reale non posso saltare un muretto. Un'altra cosa su Assetto Corsa. Vi siete incazzati tutti quanti che noi non siamo stati capaci di entrare su un server su Assetto Corsa. È colpa nostra. Colpa nostra, non del gioco, che è praticamente una procedura burocratica in puro stile italiano, non a caso. Assetto Corsa è italiano, in burocrazia italiana nei videogames. Che cazzo ci vuole, dico io, a prendere la semplicità dei giochini del cavolo, che non sono simulativi ma sono arcade, poi ci mettete tutti i parametri che volete, ma almeno accontentate noi stronzi che magari vogliamo provare per una volta a fare un gioco simulativo senza scartavetrarci le balle, e tutti quegli altri che invece gli piace proprio la carta stampata, carta bollata, vai al comune, prendi il documento, sali al 4º piano, no, hai sbagliato, riscendi al primo, dove devo andare? Al 2º piano, allora vai al 2º piano, no, devi andare a protocolli generali della fregna. Questo è successo, Oh ragazzi, noi non vogliamo in alcun modo demonizzare Assetto Corsa, che rimane un grandissimo gioco di simulazione, però dovevano fare più attenzione al menu in multiplayer, perché il menu in single player funziona decisamente bene. Un'altra cosa da sottolineare è che il gioco con uno sterzo adeguato e ovviamente con una pedaliera e tutto il resto funziona alla grande. Per quanto riguarda l'utilizzo del joypad invece è normale che se vai tutto a destra ti mette in sottosterzo e quindi esci fuori dalle curve. E questo fa male, ma fa male veramente al cuore. Simulativo non è sinonimo di ingiocabile. Arma 3, per come la vediamo noi, è ingiocabile e tra l'altro è pessimo anche come simulatore, perché non simula assolutamente le movenze di un soldato. Se fosse casalinghe sul campo di battaglia, potrei pure capire certe scelte, ma sono soldati. E no, un soldato non si muove così neanche se viene sparato alle gambe. Quindi no, perché tutto deve essere rallentato, macchinoso, per darti l'idea che è vero. No, non è così. Che poi in un gioco FPS simulativo, che cosa è importante simulare? La balistica deve essere vera, ok? E magari anche i danni. Se mi colpiscono alle gambe vado più piano, ma non ci vado piano di default.
Silenzio, sporco negro, sei in arresto per omicidio di terzo grado e furto di auto simulativa. Ma scusa, io sono bianco! Ah, pure razzista sei, vieni qua, vieni qua. Madonna, ti porto in carcere, neanche un regolare processo avrai, finirai direttamente sulla sedia elettrica. Ma io ho i miei diritti! Che sei tu? I diritti! Allora sulla ghigliottina, vaffanculo. Molti aspetti della simulazione sono così macchinosi perché c'è l'impossibilità tramite un controller o una tastiera di rendere effettivamente fruibile l'abitacolo di un trattore, la cloche di un aereo, queste cose qui. Se amate la simulazione, realtà virtuale tutta la vita. Su Star Wars Battlefront c'è una piccola sezione in realtà virtuale ed è eccezionale perché tu sei dentro una navetta, puoi andare a spegnere e accendere tutti gli interruttori all'interno della navetta, quindi è proprio simulazione. Spengo questo, certo poi puoi anche utilizzare dei comandi classici con il gamepad, però si può andare a interagire con ogni singola levetta e ogni singolo tasto dell'abitacolo. Che cosa volete di più simulativo di così? Allora, vi lasciamo con questa domanda: cosa ne pensate voi dei giochi simulativi? Perché è importante anche sapere il vostro parere. Ovviamente dateci contro nel caso in cui siete proprio appassionati. Noi sappiamo che questo è un video che scatenerà critiche degli appassionati dei vari giochi simulativi, ma è questo che pensiamo noi.